Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Ricorre un anniversario importante in questi giorni, nel ricordo di un giovane giornalista italiano che era al lavoro sulla nostra stessa missione, quella di comunicare le politiche dell'Unione Europea nel modo migliore possibile. Si chiamava Antonio Megalizzi. L'11 dicembre del 2018 Antonio Megalizzi, che era a Strasburgo per qualche giorno, si trovava ai mercatini di Natale, una serata normale, quando in un attentato terroristico venne colpito alla nuca da un proiettile. Rimase 3 giorni in ospedale a lottare tra la vita e la morte e poi spirò il 14 di dicembre del 2018, circondato dalla sua famiglia che lo aveva raggiunto a Strasburgo per stargli vicino fino alla fine. Una storia tragica, quella di Antonio Megalizzi, e non la sola. Morirono 4 persone e con lui anche un collega, Bartek Nijiecki, radiofonista, specialista della radio proveniente dalla Polonia. Ma è una tragedia dalla quale la famiglia ha deciso di rialzarsi nel segno di Antonio Megalizzi e portando a termine, portando avanti il lavoro che lui stava svolgendo col passione, quello di una buona informazione sull'Unione Europea, concretizzatasi nella fondazione dedicata al suo nome, la Fondazione Antonio Megalizzi, di cui è presidente Luana Moresco, che di Antonio era la fidanzata. Antonio era a Strasburgo per la plenaria del Parlamento Europeo e era lì, come spesso accadeva, con il format di Eurofonica, che è un format organizzato dalle radio universitarie. Antonio voleva raccontare l'Unione Europea, voleva raccontare cosa succedeva all'interno di quei palazzi di vetro che sembrano così freddi e lontani alle persone, ma che invece poi creano anche delle leggi che vanno ad influenzare la nostra vita quotidiana e che rendono l'Unione Europea la nostra vita quotidiana. Voleva raccontare cosa succedesse all'interno in modo semplice, con un linguaggio un po' pop, un po' ironico, ma soprattutto accessibile a tutti. Noi abbiamo creato la Fondazione Antonio Megalizzi nel 2019, ci occupiamo principalmente di formazione e informazione, lo facciamo in tantissimi diversi modi. La formazione è sicuramente il nostro progetto principale, è il progetto Ambasciatori. Con questo noi formiamo dei ragazzi universitari a livello italiano e poi loro a loro volta restituiscono qualcosa alla società andando nelle scuole, dalle elementari alle superiori, a parlare di Unione Europea. Lo fanno con dei nostri volumi che abbiamo scritto ad hoc e questa, diciamo, è una delle cose più importanti per noi, quello di lasciare di creare opportunità per i giovani, di metterli al centro del cambiamento che vogliono essere, di dargli le opportunità e gli strumenti per poterlo fare, e sicuramente il progetto Ambasciatori è un ottimo punto di partenza per questo. A distanza di 4 anni, che valore ha, come viene letta e interpretata la vicenda terribile che è toccata ad Antonio, qual è il suo lascito, perché purtroppo insomma anche nella sua tragicità comunque ha una forza molto grande. Sono passati 4 anni, qualche volta sembra passato tanto, qualche volta sembra passato solo qualche giorno. E quello che però continuiamo a fare come famiglia, cerchiamo sempre di concentrarci su quello che Antonio ha fatto, su quello che Antonio ci ha insegnato, su quello che ci ha lasciato, lavorare su quello e la cosa più importante per noi e che forse ci dà sempre più forza è conoscere tanti giovani in Italia e non solo, che condividono le stesse passioni, ma la cosa più bella è quando dicono quella cosa che sai che avrebbe detto Antonio nello stesso modo, o fanno quel pensiero, quel ragionamento, e quindi ritrovi tanti pezzettini di lui in persone che magari non l'hanno neanche mai conosciuto, però quello è qualcosa che ti riscalda, è qualcosa di molto bello. A distanza di 4 anni dalla scomparsa di Antonio, la Fondazione a suo nome ha formato più di 3.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori sui temi dell'Unione Europea, raccogliendo ambasciatori, cioè insegnanti specializzati nella comunicazione delle politiche europee e dell'identità europea, a ritmo di 30 l'anno, attraverso un bando molto gettonato che tra le altre cose richiede ai partecipanti anche di presentarsi attraverso un video per dimostrare quale sia la loro capacità di essere originali ed efficaci in questo tipo di comunicazione. È un lavoro estremamente nobile, capillare, che prosegue anno per anno e che si intensifica, raggiungendo grandi obiettivi e un grande livello di consapevolezza, come Luana ha avuto anche modo di raccontarci. Ma dedicato ad Antonio Megalizzi non c'è soltanto questa nobile fondazione, c'è anche un premio che viene rivolto ai giovani giornalisti più brillanti nel comunicare le politiche dell'Unione Europea ed è intitolato a entrambe le vittime di quel terribile giorno a Strasburgo, quindi Antonio Megalizzi e anche il polacco Bartek Nijiecki.
Il premio del 2022 è stato assegnato a Bruxelles nelle scorse settimane e sono state 2 le giornaliste a vincere il premio per l'anno in corso. Una si chiama Ani Arveladze, è georgiana e ha fatto un coraggioso reportage dal confine con la Russia, testimoniando come i militari russi assumono un atteggiamento peggio che muscolare, minaccioso, in alcuni casi anche pericoloso nei confronti di chi cerca di fare informazione. Davvero nobile il suo intento a soli 22 anni di età. E l'altra ad essere premiata è una ragazza francese, Laure Bannier, che vive in Lussemburgo, un paese in cui si parlano correntemente 4 lingue, e in più lingue e con più social media ha attuato un piano di comunicazione sull'attualità europea e locale davvero nobile, tanto da arrivare ad essere definita il coltellino svizzero della comunicazione europea, un titolo davvero non da poco. Appena tiri fuori la macchina fotografica vicino al confine, i soldati russi arrivano e sono autorizzati ad agire come se sospettassero che hai una pistola. Possono anche spararti sulla base del sospetto, come purtroppo è già accaduto. È un grande rischio, ma è necessario per farvi capire cosa succede al confine tra Russia e Georgia. Hello everyone. So yeah, I've been working in Luxembourg for a year now as a web journalist. Lavoro in Lussemburgo da un anno, è un paese multiculturale, circa metà della popolazione viene dall'estero e se non sai varie lingue è dura lavorare qui, però a me piace, è stimolante, poi tanti colleghi mi aiutano. Io scrivo in francese, il mio testo viene tradotto in portoghese, in inglese e in italiano sui nostri canali. Impressive, thank you. You wrote something about yourself that scares me, I have to say. You wrote that you are the... Hai scritto di te che sei il coltellino svizzero di internet. Dobbiamo avere paura? Ma no, voglio solo dire che ho lavorato per sviluppare competenze molto diverse, so realizzare video, podcast, programmo un po', analizzo i dati, so fare un po' di tutto ormai. Di Antonio Megalizzi è ancora possibile ascoltare i contributi che lui svolgeva attraverso la radio e che ha realizzato fino all'ultimo giorno, quel maledetto 11 di dicembre 2018. È possibile attraverso la pagina della sua fondazione, Antonio, la fondazione, i testi e la sua voce. Questo è l'approfondimento che è possibile seguire per andare a recuperare il lascito, soprattutto nelle intenzioni, nelle modalità, nei concetti, una fonte di ispirazione anche per noi che con EUFactor cerchiamo di comunicare bene le politiche dell'Unione Europea ed è disponibile per tutti, naturalmente in ricordo di Antonio e del lavoro prezioso che ha svolto. Eurofonica. Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit e la più rigida, spigolosa, incattività austerity. Siamo stati lieti di raccontarlo nel 4º anniversario della sua scomparsa, ora però dobbiamo salutarvi, EUFactor termina qui, ma torneremo nella sua Trento la settimana prossima con una nuova pillola di coesione europea.